Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno intanto signora Zara e grazie per aver partecipato a questa, oltre al progetto ENACT, anche a questa intervista. E se vuole adesso le faccio qualche domanda così ci racconta la sua esperienza finora con il progetto, ci può dire qualcosa. Partecipando al progetto ENACT ha avuto la possibilità di misurare alcuni parametri come ad esempio la pressione e la temperatura, facendolo in autonomia da casa propria. E con questi dispositivi come si è trovata? Allora, con i dispositivi, bene. Mhm. Oltretutto, avendoli a portata di mano, mi controllo continuamente, Mhm. anche per essere a conoscenza come tramuta il corpo umano di ora in ora. Certo, certo. E allora, dopo, uno si fa una valutazione con il medico in base alle necessità, quale l'ora è il perché. E sono di una grande comodità averli in casa. Quindi Non avere il pensiero dove ricorrere. In farmacia c'è gente, devi aspettare. Dopo non hai niente di scritto, qua te lo trovi già dentro al tuo al telefonino, gli al apparecchi, insomma, telefonino. certo, Perciò hai già tutto scritto senza senza bisogno di di altro. altri. Mhm. Quindi le sono stati d'aiuto in questo, Ma specialmente in certo, questo periodo. è anche un periodo brutto che meno si è a contatto con la gente all'esterno, meglio è. Certo. Come l'aveva accennato quando siamo partiti, il progetto ENACT, diciamo, si concentra molto sulla sicurezza delle informazioni e dei dati che vengono trasmessi. In questo caso, diciamo, sono dati relativi alla sua salute, insomma. E per lei il fatto che queste informazioni siano al sicuro, quanto è importante? Un'importanza non indifferente, perché la memoria è quella che è, però un scritto è sempre quello. Intanto mi toglie un disturbo di dover sempre scrivere. A volte lo scrivi bene, alle volte lo scrivi male, mentre là viene catalogato e impostato in una maniera più che corretta, che qualsiasi medico può risalire. L'importante è che il corpo specializzato che ti deve curare abbia una cosa ben scritta ed è fatto bene. Certo. Lo capisco io che non sono medico. Esatto, esatto. E poi insomma che ci possono accedere anche solo le persone in caso che... È la persona in cui tu le dai, perché la cosa è tua. Certo. È tua, la dai alla persona con cui sei in cura, all'infermiera, perché così vede, controlla, fa, insomma. Se è una cosa personale, Certo, quindi non è che altri possono accedere. addentrarsi, allora, sono cose private. Private, esatto. Per l'utilizzo di questi dispositivi e l'accesso ai dati che registra ha anche un'applicazione che può usare sia su smartphone che su tablet, abbiamo visto. Sì. E cosa ne pensa di questa applicazione? Si è trovata bene? Sì, mi sono trovata bene, grazie a Raffaele che mi ha informato in caso di bisogno che ci aiuta. Comunque, sempre un piacere. Sempre un grazie. Sempre un grazie. Ok. E diciamo che questa applicazione poi è quella che poi le permette anche di accedere ai dati, insomma. Ma certo. Con comodità. Sì. In qualsiasi ora. Qualsiasi ora, qualsiasi luogo. E in qualsiasi... come adesso che abbiamo le ricette a chilometro zero. L'importante è che ci resti la memoria. Esatto, da qualche parte. La memoria, perché questa è quella che ci fa navigare. Esatto. Tutte le cose che ha avuto modo di provare, dei vari dispositivi del progetto, insomma, quali sono gli aspetti che le sono piaciuti di più, che le hanno dato più soddisfazione e cosa si potrebbe migliorare secondo lei per il futuro? Sono tutti tre ottimali, perciò io certo che la pressione è una cosa mia come la bilancia per il peso per me, sono tre cose che faccio al giorno che anche forse troppo, ma comunque le faccio e sto zitta, non disturbo nessuno. Il termometro va benissimo perché mi va dentro anche questo in automatico, però mi sento bene, tanto più che adesso entrando in qualsiasi locale non entri se non ti misurano la temperatura. Però la saturazione ce l'ho anche nel telefonino che sì, la frequenza, che vedo che la saturazione è sempre ottima, insomma.
sì, sì. In caso di bisogno so come usarli perlomeno. E quindi è sempre coperta. Bene. Sono coperta, sì, ho sempre controllo. E pensa che ci sia qualcosa da migliorare per il futuro, insomma, qualche... Io direi che già adesso è più che sufficiente. Mhm. Sì, più di così non so cosa sia. Non possiamo chiamare Raffaele che ci venga a fare questo servizio. Per la simpatia sì, ma per il disturbo no. Anche perché tutti ti vorrebbero. Ecco. D'accordo, allora la ringrazio per le sue risposte, questo ovviamente ci aiuterà a migliorare poi nel futuro comunque come ritorno e speriamo che comunque nel procedere si continui a trovarsi bene. Comunque è sempre un grande aiuto. Sempre. Bene, saluto e ringrazio Raffaele sempre perché la sua gentilezza non ha prezzo. E noi ringraziamo lei per la sua disponibilità, per aver partecipato a questa intervista. Sai, è un piacere cambiare idee e essere utili in caso di informazioni. Ecco, tutto qua. Ci serve per occupare un po' di tempo, che ne abbiamo. Prima si ha troppo lavoro Ecco. e dopo si ha troppo tempo. Grazie di avercene dedicato allora. Ecco.